Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona ed oggi finalmente vi mostro come ho realizzato la bellissima borsa all'uncinetto Carol. E stavolta non dovrai pensare proprio a nulla, perché oltre ad avere il tutorial hai anche il kit completo per poterla realizzare uguale alla mia. È un progetto super facile, veloce, adatto a tutti, sia ai più esperti dell'uncinetto che non. Spiegazioni passo passo. In questo tutorial troverai diverse tecniche, diverse lavorazioni per poterla realizzare uguale alla mia. Tra l'altro non dovrai nemmeno pensare alla scelta dei colori, come abbinare, fare e dire, perché ci ho pensato io. Ho creato per te 6 combinazioni colore tra le tonalità del cordino che trovi sullo shop e le tonalità degli accessori impiegati, oro, argento. Però vediamo nel dettaglio cosa ho impiegato io per realizzare la borsa all'uncinetto Carol e cosa troverai tu nel kit disponibile su momiscrochet.it. Una base ovale 21 cm x 8 con fori da 8 mm per poter lavorare tranquillamente e comodamente il cordino che ho scelto appositamente per questo progetto. Un cordino da 5 mm 100% polipropilene, perfetto per lavorare questo punto di lavorazione semplicissimo ma davvero d'effetto. Solo con questo cordoncino puoi ottenere lo stesso effetto e non con altri. Quindi troverai nel kit un'intera rocca da 500 grammi, tra l'altro la resa è altissima perché ho lavorato anche la tracolla all'uncinetto, vedrete anche questo nel tutorial, e questo punto di lavorazione mangia molto filo e come notate mi è rimasto questo cordoncino con cui potremmo realizzarci sicuramente qualche altro accessorio da abbinare alla borsa Carol. Anzi, vi aspetto giù nei commenti, fatemi sapere se vi va di creare insieme un accessorio per la borsa Carol ed eventualmente che cosa. Uncinetti di lavorazione dal 4,5 al 5,5 e poi occorrono accessori metallici che troverai nel kit stesso. Io ho utilizzato un bottone magnetico oro da cucire direttamente all'interno della borsa e 2 moschettoni a ventaglio sempre oro. Poi ciliegina sulla torta, sapete che io amo dare quel tocco in più a qualsiasi mia creazione, ho pensato bene di realizzare questa bordura effetto merletto per trovare un avanzo di filato abbastanza sottile per poterla realizzare. Ho impiegato un bel po' di tempo perché io sono solita utilizzare filati molto spessi piuttosto che sottili, ma la creazione della bordura è facoltativa, la borsa è abbastanza bella anche senza bordura, quindi segui i tuoi gusti, se ti piace la realizzi, anche perché nel tutorial troverai lo schema, oppure se non ti piace la ometti, perché ripeto la borsa è bella, pratica, comoda e capiente anche senza questa bordura. Per qualsiasi info, dubbio o chiarimento rimango sempre disponibile, lo sapete che sono molto disponibile. A questo punto vi lascio direttamente al tutorial di oggi. Mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, mi vedi per la prima volta, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perderti i prossimi progetti, i prossimi kit, le prossime novità sullo shop momiscrochet.it, anzi soprattutto seguimi sui social, su Instagram, perché lì vi rendo partecipe un po' di tutto, c'è un po' di dietro le quinte, vi chiedo tantissime cose, insomma seguitemi soprattutto lì. A questo punto sigla! Iniziamo facendo un cappio al cordoncino. Utilizzo intanto l'uncinetto 4,5 per passare comodamente attraverso i fori. Lo lascio sull'uncinetto, come notate ho segnato dei fori con il marker. Sono quei fori prima della zona curva. In questi punti segnati andremo a lavorare 3 punti bassi. In un foro qualsiasi sulla zona più lunga inizio a lavorare un punto basso. Quindi entro, prendo il cordoncino e chiudo punto basso. Nel frattempo mi lavoro anche la coda dietro. Nello stesso foro ne faccio un secondo per un totale di 2 e intanto procedo in questo modo per i prossimi 5 fori che mi rimangono. Arrivati al foro segnato col marker vado a lavorare 3 punti bassi, quindi 1, 2 e 3. Poi dal foro successivo finché non arrivo all'altro marcapunti, quindi in questi 5, vado a lavorare semplicemente 2 punti bassi.
e 2. Perfetto. Quindi sono al secondo marker, lo tolgo e qui vado a lavorare 3 punti bassi. Per completare la base basterà lavorare 2 punti bassi per ciascun foro, quindi angolo 3 punti bassi, 2 punti bassi, quindi angolo 3 punti bassi, finché non concludiamo tutto il giro. Ci vediamo direttamente alla fine, così vediamo come continuare insieme anche con il punto di lavorazione che ho scelto. Sono al termine del giro e devo lavorare l'ultimo foro. Questo è il modo corretto per distribuire gli aumenti in maniera corretta sulla mia base ovale. Una volta fatto questo, iniziamo il secondo giro direttamente con il punto prescelto. Non faremo il punto in costa dietro, lavoreremo direttamente il punto, molto semplice ma d'effetto, e con questo cordoncino da 5 mm l'effetto è davvero perfetto. Ora vi mostro. Senza mai chiudere il giro, per questo ci occorrerà un marcapunti per segnare il primo, passo all'uncinetto numero 5, quindi mezzo punto più grande, ma va bene anche il 5,5. Vado direttamente nel primo punto e lavoro semplicemente un punto basso che vado a segnare con il marker. Per lavorare il punto successivo e tutti gli altri, oltre a lavorare il punto basso successivo, dobbiamo entrare prima in questa maglia del punto basso che abbiamo appena lavorato. Quindi molto semplicemente entriamo così, entriamo nel punto successivo, prendiamo il cordoncino e tiriamo fuori. Abbiamo 3 asole, prendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto. Quindi di nuovo, per lavorare il terzo punto entriamo prima in questa maglia, poi in quella successiva e chiudiamo. Quindi 1, 2, prendiamo il cordoncino e chiudiamo tutto. 1, 2 e chiudiamo tutto. Anche sulla zona più curva, perché comunque gli aumenti già li abbiamo distribuiti prima durante il giro numero 1. Ora vi faccio vedere che anche qui continuo sempre allo stesso modo. Noterete che il vostro lavoro si imbarca verso l'interno ed è del tutto normale, perché stiamo lavorando semplicemente un punto in ciascun punto. Ok, possiamo girare il nostro lavoro, lo portiamo ovviamente sul dritto e questo sarà l'effetto del nostro punto di lavorazione. Quindi intanto continuiamo in questo modo per tutto il giro. Ci vediamo alla fine, così vi mostro come continuare. Sono al termine del giro, ho l'ultimo punto da lavorare, entro nella maglia del punto precedente, nell'ultimo punto, prendo il cordoncino e chiudo. E voilà. Per continuare basterà togliere il marcapunti, molto semplice, e continuare sempre allo stesso modo. Quindi entrare prima nella maglia del punto precedente e nel punto basso successivo. In questo modo continuiamo la trama e non abbiamo la maglia antiestetica. Mettiamo il marcapunti perché questo è il primo punto. Punto successivo, entriamo sempre nella maglia del punto precedente, punto basso successivo, tiriamo fuori 3 asole e chiudiamo tutto. Quindi 1, 2, 3, 3 asole e chiudo. 1, 2, 3 e chiudo. 1, 2, 3 e chiudo. E continuo così per tutto il giro. Sono al termine del giro, l'ultimo punto. Ok, guardate che bellissimo effetto. Non appena alziamo il corpo della nostra borsa sarà ancora molto più bello il punto di lavorazione. Altro consiglio: se lavorate con una mano molto stretta, vi consiglio di passare all'uncinetto numero 5,5 piuttosto che 5, perché già il punto di lavorazione scelto di per sé tende a fare tensione tra i punti. Quindi per alleggerire e ammorbidire la tensione vi consiglio di passare all'uncinetto di mezzo punto più grande. Continuo per il giro numero 3. Primo punto e poi continuo con il punto successivo e tutti gli altri, sempre allo stesso modo.
Punto di lavorazione molto semplice, scorrevole, con questo cordino come notate si lavora benissimo e l'effetto wow è garantito. Come notate le maglie non hanno torsione, sono tutte perfettamente allineate. Ecco perché ho scelto di lavorare questo punto di lavorazione, perché questo cordino lo valorizza moltissimo. Quindi continuerò in questo modo per questo terzo giro e per i giri successivi finché non alzo il corpo della mia bag. Poi nella clip successiva vi aggiorno, vi dico quanti giri in totale ho fatto io e quanto alta ho fatto la mia bag. Bene amiche ed amici, corpo borsa completato, eccolo qui, guardate che meraviglia, punto di lavorazione come avete visto super semplice ma d'effetto, e questo grazie al cordoncino che ho utilizzato da 5 mm. In totale ho lavorato 16 giri, se andiamo a calcolare anche il primissimo sulla base sono 17 totali, ho raggiunto così la bellezza di 19, l'altezza va più che bene, è in proporzione con la base utilizzata da 21 cm. Quindi possiamo procedere con il passaggio successivo, andare a rifinire il bordo superiore. Visto che abbiamo effettuato una lavorazione in tondo, abbiamo lo scalino. Se continuassimo da qui in poi a punto bassissimo, questo scalino a fine giro si noterebbe e anche a fine del progetto. Quindi cosa faccio per ovviare a questo problema? Disfo 5 punti, mi trovo esattamente nella zona di questa estremità. Intanto nel punto successivo abbasso lo scalino e faccio un punto basso normale, dopodiché dal punto successivo inizio a lavorare un punto bassissimo, 1 2 3 e 4. Qui ho il marcapunti che mi segna ovviamente il primo punto del giro, se vogliamo lo possiamo anche rimettere, e continuiamo in questo modo per tutto il giro lavorando un punto bassissimo in ciascun punto. Guardate, automaticamente non abbiamo più quel dislivello e non appena completiamo il giro sarà ancora meglio. Quindi continuiamo così, ci vediamo alla fine, così vediamo come continuare ed eventualmente chiudere. Bene, sono quasi al termine del giro, sono nel primo punto basso, faccio un punto bassissimo e nei 4 punti che mi rimangono vado a lavorare un punto bassissimo prendendo tutta la maglia, così, fino ad arrivare al marcapunti. Tolgo il marcapunti, volendo possiamo farci anche un punto bassissimo. Abbiamo pareggiato perfettamente il bordo superiore, dunque volendo potremmo continuare con un secondo giro punto bassissimo in costa, magari per 3 giri, e fare una bella bordura, ma sempre per la serie che amo le cose speciali e voglio dare quel tocco in più al progetto, anche se già è bellissimo da solo grazie al punto di lavorazione scelto e alla struttura anch'essa perfetta con la base ovale in legno utilizzata, voglio applicare questa bordura all'uncinetto che ho realizzato. Guardate che meraviglia, è davvero un amore, un bijou, ma non vi preoccupate, adesso vi mostro come realizzarla, è super facile e veloce. Vado a staccare il filo e a chiudere in maniera invisibile, mi inserisco non nel successivo ma nel secondo, così, e poi entro al centro dell'ultimo punto bassissimo, disperdo il cordino tra i punti in questo modo. Ok, dai, può andare bene, tagliamo l'eccesso, possiamo bruciacchiare con l'accendino per sigillare il nostro lavoro definitivamente. E voilà, avete visto? Abbiamo eliminato lo scalino in maniera super pulita. Non mi rimane che andare a sistemare per bene la mia bordura all'uncinetto. Mi aiuto con delle mollettine, ma potete utilizzare anche degli spilli. Wow, guardate che meraviglia, l'ho sistemata per bene. Non mi rimane che applicarla, ma prima di applicarla ovviamente facciamola insieme. Farò un campioncino con un altro filato un po' più scuro perché altrimenti non riuscite a vedere su sfondo bianco la lavorazione, che lavorerò con l'uncinetto numero 3. Però vi ricordo che ho lavorato questo filato molto sottile, vi consiglio di utilizzarne uno molto sottile da lavorare con un uncinetto 2, 2,5 proprio come ho fatto io.
Innanzitutto per avviare le catenelle bisogna andare a misurare la circonferenza della nostra borsa, nel mio caso 57 cm, ma se acquisti il kit, utilizzi gli stessi materiali che sto impiegando io, seguirai il tutorial passo passo. Avvierò una catenella lunga 57 cm, ma nello stesso tempo devo andarmi a calcolare il multiplo del punto di lavorazione, che è 12 più 1. Come vi dicevo prima, farò un campioncino, quindi avvierò sì un multiplo di 12, ma vi mostrerò soltanto la lavorazione su due moduli. Facciamo un cappio e intanto io avvio 12 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Come vi dicevo prima, multiplo di 12. Faccio altre 12 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e io mi fermo qui per il campioncino, altrimenti il video durerebbe 10 ore. Per arrivare alla lunghezza che ti occorre, ripeti sempre 12, 12, 12. Quando hai raggiunto quella lunghezza, aggiungi più 1, quindi 12 più 1, un'ulteriore catenella, nel mio caso 25 catenelle totali, e poi un'ulteriore catenella che comunque mi occorre per ritornare indietro a punto basso. Infatti questa la saltiamo, andiamo nella successiva e lavoriamo il primo punto basso, nel mio caso di 25, quindi 1, 2 e 25. Fatta la prima riga a punto basso ne facciamo un'altra, quindi catenella, giriamo il lavoro e intanto andiamo a lavorare un punto in ciascun punto. Per il mio campioncino lavorerò sempre 25 punti bassi. E 25. Quindi catenella, giriamo il nostro lavoro e iniziamo a lavorare i nostri ventaglietti. Ad inizio riga facciamo 4 punti bassi singoli, 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo, saltiamo 1, 2 punti e a partire dal terzo lavoriamo un ventaglietto di 7 punti alti. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salti 1, 2 punti e a partire dal terzo inizi a lavorare il primo punto basso di 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ecco qui, quindi questo è il modulo che bisogna ripetere per tutte le catenelle che hai avviato. Un ventaglio di 7 punti, salti 2 punti, 7 punti bassi, salti 2 punti, un ventaglio, eccetera, eccetera. Quindi rivediamolo un'altra volta, salto 2 punti e nel terzo faccio un altro ventaglio di 7 punti alti. Siccome io sto facendo un campioncino e ho avviato soltanto 25 punti, è chiaro che già mi ritrovo al termine della riga. Ovviamente tu avrai molte più catenelle. Come ti dicevo prima, dopo il ventaglio salti 2 punti e fai 7 punti bassi consecutivi e così via. Quindi ripeterai questi blocchetti finché non lavori tutte le catenelle. È chiaro, è molto semplice. Quando arrivi alle ultime catenelle, agli ultimi punti, salterai 2 punti e andrai a lavorare gli ultimi 4 punti bassi. 1,
2, 3 e 4. Andiamo a lavorare la quarta. Fai una catenella, giri il lavoro, nel primo punto vai a lavorare un punto basso, poi fai 1, 2 catenelle, prendi il filo, vai nel primo punto alto del ventaglietto e fai un punto alto, una catenella, riprendi il filo e nel punto successivo fai un punto alto, una catenella di separazione, riprendi il filo, terzo punto alto, catenella, quarto, catenella, quinto, catenella, sesto, catenella, settimo ed ultimo punto alto. Poi fai di nuovo 2 catenelle di separazione, 1, 2, 3, nel quarto punto basso lavori un punto basso e di nuovo 1, 2 catenelle e ti vai a lavorare l'altro ventaglio, costituito da un punto alto su un punto alto più una catenella di separazione per 7 volte per i punti che hai al di sotto, appunto. 2, tu avrai molte più catenelle, quindi dovrai continuare la tua bordura. Come fare? Basterà ripetere 2 catenelle, un punto basso nel quarto punto, 2 catenelle e continui. Quando termini la riga farai 2 catenelle, un punto basso nell'ultimo punto, proprio come abbiamo fatto all'inizio della riga. Ora facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare l'ultimissima riga. Nel primo punto basso fai un punto basso, poi fai 3 catenelle e vai a lavorare direttamente nella catenella tra un punto alto e l'altro. Quindi vado a fare un punto bassissimo e di nuovo 3 catenelle, catenella successiva, un punto bassissimo, 1, 2, 3, catenella successiva, un punto bassissimo, 1, 2, 3, catenella successiva, un punto bassissimo, 1, 2, 3, punto bassissimo, cioè è davvero semplicissimo, amiche e amici, un punto bassissimo. Ok, dopo che hai lavorato il ventaglio al di sotto ti ritrovi qui al centro. Cosa fare? Sempre lo stesso lavoro, 3 catenelle, un punto bassissimo, 3 catenelle, un punto bassissimo nell'arco successivo e da qui avrai di nuovo non solo questo ventaglio ma altri. Continuerai sempre allo stesso modo, 3 catenelle e un punto bassissimo nella catenella di separazione finché non termini tutta la riga. Ok, al termine farai le ultime 3 catenelle nella catenella di separazione e poi vai a chiudere direttamente con un punto basso. Fai una catenella di sicurezza e puoi staccare anche il filato perché andremo a cucire a partire da questo. E questo è il risultato, guardate che carino. Forse volendo ci sta sulla tonalità impiegata, però non soddisfa i miei gusti. Preferisco di gran lunga la bordura bianca perché spezza molto con la tonalità utilizzata, ma comunque questo era semplicemente un campioncino. Terminata la nostra bordura, la andiamo a posizionare per bene sul bordo superiore. Qui ho staccato un bel po' di filo per andare a cucire questa zona sulla prima estremità.
Dunque, credo di aver trovato la soluzione per andare a cucire senza utilizzare l'ago. Ho fatto un po' di prove, quindi dopo aver portato il filato di cucitura proprio qui all'esterno, vado a congiungere i due filati. In caso voi staccate molto più filo rispetto al mio, mi aiuto con l'uncinetto numero 3 e faccio semplicemente questa operazione. Entro in un punto qualsiasi della mia bordura e nella maglia dietro. Quindi qui abbiamo i punti bassissimi e questo punto coincide praticamente con il punto di lavorazione del giro precedente, quello che precede il punto bassissimo per intenderci. Quindi prendo direttamente il filo e lo faccio passare. Entro nel punto successivo e nella maglia successiva e faccio direttamente così. Mi sbrigo prima. Quindi 1, 2, cucio, punto bassissimo. Entro qui e cucio. Molto semplicemente, sì, io faccio così. Poi se voi preferite ago e filo, siete liberi di utilizzare ago e filo. Chiaro che ognuno poi utilizza la tecnica con cui si trova meglio. Io mi trovo molto meglio così, anche perché tra l'altro andiamo a realizzare una doppia bordura proprio alla bordura stessa con il punto catenella, quindi non mi dispiace. Ottima idea, Moni! Sì, perché sinceramente, come vi dicevo prima, avevo fatto delle prove e non mi convinceva con ago e filo. Lo sapete poi che utilizzo sempre l'uncinetto per cucire. Questo facilita il lavoro ai principianti. Bene, amiche ed amici, direi che possiamo anche continuare da soli, esattamente in questo modo. Niente di più, niente di meno. Sì, qui è visibile la cucitura, però voglio dire, è fatto a mano, a me non disturba affatto, mi piace molto. Quindi posso staccare un po' di filato, per fortuna ce l'ho fatta perché avevo solo sto rimasuglio, per trovarlo davvero ho impiegato tanto perché non ho molti filati sottili a casa, preferisco quelli spessi, lo sapete. Mi porto il filo in eccesso all'interno, lo faccio passare così e volendo posso andarlo a bloccare con quello iniziale delle catenelle iniziali. Faccio 2 bei nodini. Tra l'altro il nodino è andato all'interno del punto in cordoncino e non si nota nulla. Posso staccare il filo, l'eccesso lo nascondo all'interno così e voilà, non si vede nulla. Io molto soddisfatta di sto progetto, mi piace troppo, è davvero favolosa la bag, guardate, dà davvero un tocco in più. A questo punto ci possiamo occupare della tracolla che faremo all'uncinetto, tracolla super resistente, non è una novità qui sul canale, vi ho mostrato il tutorial 2 anni fa, credo, inizio 2024, però lo rivediamo velocemente insieme, così vi mostro anche la resa di questo cordoncino da 5 mm con questa lavorazione appunto basso termico, ne vale davvero la pena. Per la tracolla prendiamo di nuovo il cordino, facciamo un cappio, possiamo anche tenerlo sull'uncinetto, andiamo direttamente a lavorare sul moschettone, 4 punti bassi. Uno, 2, nel frattempo mi lavoro la coda dietro, 3, potete farne anche 3, in base al vostro gusto, quanto volete larga la vostra tracolla, io ne faccio 4, mi piace. Poi faccio una catenella, giro il mio lavoro e intanto vado a fare un punto basso in costa dietro, mi preparo per il punto basso termico, quindi 1, prendo solo la solina dietro, 2, uncinetto di lavorazione sempre 5,5, 3, 4. Per una lavorazione più fitta anche il numero 5 va bene, ma già il punto termico vi garantirà una bella rigidità. Allora faccio una catenella e per la riga numero 3, oltre a prendere la metà asola della seconda riga, prendo anche la metà asola della primissima riga, così. Se vi siete persi il tutorial della borsa Magda, andatelo a recuperare perché vi mostro come realizzare una bag bellissima. Tra l'altro vi è strapiaciuta, è stata la borsa più visualizzata del 2024, se non ricordo male, tutta realizzata appunto basso termico in un unico pezzo. Punto successivo, metà sola dietro della riga precedente, quindi vado a lavorare in sostanza un punto basso prendendo le 2 righe precedenti.
costa dietro e chiudo. Ultimo punto che un po' si nasconde, ma è normale, le vedete benissimo le due asole, entrate e chiudete. Per la riga successiva bisogna ripetere lo stesso lavoro, quindi metà asola, dopo aver fatto la catenella, metà asola, prendete il cordoncino e chiudete a punto basso. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Catenella e si procede fino a raggiungere la lunghezza che si desidera conferire alla propria tracolla. Io arriverò a 60 cm di lavorazione, ve lo anticipo subito, ma con i due moschettoni da 3 cm, 3 più 3, 6, arriverò ad una tracolla finale di 66 cm, un po' più lunghetta rispetto al solito. Sapete che io di solito mi aggiro intorno ai 45-50 cm. Avete visto che comunque indossata è perfetta. Vi mostro molto velocemente cosa fare dopo che raggiungete la lunghezza desiderata. Stacchiamo il nostro cordoncino, tiriamo fuori, ovviamente ci aiutiamo con un ago, prendiamo il nostro moschettone e lo andiamo a fissare semplicemente in questo modo. Quindi entro attraverso l'anello, attraverso il primo punto e cucio. Quindi una passata, volendo ne possiamo fare anche 2 per punto, così lo fissiamo per bene. Bene, l'abbiamo fissato allo stesso modo del primo, anche se prima l'abbiamo fatto con l'uncinetto, stavolta con ago e filo, ma il risultato è uguale. A questo punto non mi rimane che andare a bloccare per bene il cordoncino in eccesso tra i punti. Bene, credo possa bastare, l'ho bloccato per benino, anche qui. Andiamo a sigillare per bene, anche il nostro manico è così pronto, quindi possiamo fissarlo, possiamo anche fissarlo all'interno della nostra bag piuttosto che fuori, oppure se vogliamo fissarlo fuori dobbiamo fissarlo ovviamente al di sotto della nostra bordura, però io preferisco dentro. E voilà, amiche ed amici, progetto completato, che dire, è una meraviglia, spero piaccia quanto piace a me, io la amo. Come notate questo dettaglio di questo merletto, di questa bordura, rende la borsa unica, particolare, mi piace tantissimo. Poi è molto pratica, comoda, capiente, completa di chiusura, insomma non manca davvero nulla. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, vi do anche le misure in centimetri che sono molto importanti come sempre. Dunque la misuro da qui 22 cm, altezza invece 20 cm, profondità da 8,5 quanto ovviamente la base impiegata. Bene amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che la borsa vi sia piaciuta, che abbiate trovato semplice e veloce il progetto di oggi e che la novità del kit completo con cui potrai realizzarla ti abbia fatto piacere. Credo proprio di sì. Ti aspetto giù nei commenti come sempre. Ti ricordo che trovi il kit completo di tutti i materiali necessari per poter realizzare la borsa all'uncinetto Carol sul mio shop online momiscrochet.it. Corri a dare un'occhiata e fammi sapere quale tonalità hai aggiunto nel tuo carrello. Io ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Alla prossima, un bacino a tutti!